Eccoci qua, amici della Muay Thai. Allora, oggi mi hanno chiesto di parlare dello sparring, come si fa lo sparring nella Muay Thai in Thailandia. È un argomento molto interessante. Allora, innanzitutto, l'esperienza dei pugili che fanno sparring è fondamentale per decidere come fare lo sparring. Cioè, in buona sostanza, se guardate quei video dove i thailandesi fanno sparring senza protezione, ecco, loro lo possono fare, possono permettersi di farlo perché si conoscono a memoria e soprattutto perché riescono a calciare bene, a lavorare bene senza esplodere il colpo alla fine. Quindi lavorano con colpi veloci e anche potenti, ma riescono a fermare l'esplosione alla fine, cioè quando toccano l'avversario. Questa è una cosa che però ovviamente non si può pretendere da tutti, quindi se avete dei ragazzi di diversi livelli, ovviamente non potete permettervi di fargli fare questo tipo di sparring. Quindi scordatevi quelle video del cazzo di gente che mette guarda i thailandesi come fanno sparring, eccetera. Sì, i thailandesi possono farlo. Allora, quindi io sono per prima cosa, dico qui da noi protezioni fino ai denti, cioè protezioni vuol dire paratibie, paraginocchia, è tutto, non il casco, ma il resto perché ti toglie visibilità e perché comunque, vabbè, andatevi a guardare gli studi e poi capirete perché. Il casco può servire se c'è qualcuno che ha già un piccolo taglio o cosa, oppure se volete evitare di rischiare magari per qualcuno che ha qualche problema, ma se non ci sono dei problemi in linea di massima, un tempo lo facevo usare io, anzi obbligavo i ragazzi ad usarlo, poi mi sono reso conto che comunque costringendo la visibilità in maniera diversa rispetto a quella del match, prepara il cervello e l'occhio in maniera diversa e quindi è un errore. Se è vero che è protettivo da una parte, dall'altra parte è un errore. Infatti, come si dice, solo gli imbecilli non cambiano idea, ho cambiato idea sul casco e quindi adesso ovviamente non lo faccio usare. Però faccio usare tutto quello che c'è possibile e immaginabile, quindi bende, guanti grossi, qua non si fa sparring se non hai almeno i guanti da 16, devi avere guanti, quindi tutte le protezioni ragazzi, mettete tutte le protezioni possibili e immaginabili, paradenti ovviamente con kid eccetera eccetera, e poi l'importante nello sparring è riuscire a segmentare, ecco, se segmentate riuscite a lavorare meglio. Cosa vuol dire segmentare? Innanzitutto per lo sparring della Muay Thai, attenzione, gran parte dei match di Muay Thai sono fatti dai kick e dai block, cioè se tu riesci a bloccare, a eludere i calci medi, bloccare, schiviare e entrare con i tuoi calci medi, hai fatto già un punto principale negli scambi. Un altro poi è il clinch, ma è un altro discorso. Quindi anche parlando di clinch, noi non facciamo mai il clinch in sparring, cioè se arriviamo alla presa poi dopo si divide, perché clinch è clinch e sparring è sparring. Questo è uno degli argomenti principali legato allo sparring, cioè mi chiedete qual è l'ideale per fare lo sparring, allora la mia formula riassuntiva è segmentate. Segmentate, questo è un esempio, kick and block, poi facciamo altri tipi di lavori segmentati. Un lavoro molto interessante è quello di fare, uno fa il Muay Mat e uno fa il Fimeux. Cosa significa? Significa uno fa il picchiatore che va avanti e cerca le braccia, cerca il KO, che nella Muay Thai potrebbe essere quello che succede al round 5 quando uno dei due ha perso e l'altro ha vinto, e quindi quello che ha perso deve cercare il KO, che è l'unica soluzione che ha. Se ha perso il round 3 e il round 4, l'unica soluzione è quella di cercare il KO, e quindi simuliamo questa situazione in cui c'è un Muay Mat, oppure perché combattiamo con un Falang. Il Falang sappiamo che è un Muay Mat e quindi cioè, quasi tutti i Falang che arrivano dall'Europa sono Muay Mat, quindi vengono avanti, cercano di portare combinazioni di colpi e calci bassi. Quello stile si chiama Muay Mat, quindi, e lavoriamo, uno fa il Fimeux, quindi cerca di andare indietro e mettere i colpi che portano punti, quindi calci medi, ginocchia, tendenzialmente con attenzione sulle ginocchia perché rischiamo di farci male, quindi di più sui calci medi, comunque lavoriamo se sappiamo controllare anche sulle ginocchia. Quindi questi sono tipi di lavori segmentati. La segmentazione dei lavori è una delle chiavi del successo in molti ambiti come in questo, perché quando volete imparare qualcosa di molto complesso, la Muay Thai è qualcosa di molto complesso, è difficile riuscire a imparare tutto insieme, quindi
una delle cose ideali è segmentare e iniziare a imparare un pezzo per volta. Questo la scuola thailandese l'ha intuito molto bene, per questo fa il clinch quando c'è da fare il clinch, fa lo sparring di pugilato quando c'è da fare lo sparring di pugilato, poi fanno il kick block, eccetera, eccetera. Noi lo facciamo ancora di più, molto più evidenziato. I Thai lo fanno inconsciamente perché magari non se lo dicono, ma alla fine quando fanno sparring fanno moltissimo kick and block. Noi lo diciamo apertamente perché ovviamente allenare i Falang è diverso dall'allenare i thailandesi, quindi i Falang devono sapere cosa fanno, mentre i thailandesi, avendo iniziato da molto piccoli, spesso vanno ad intuito. Quindi concettualmente per la Muay Thai la cosa importante è segmentare, quindi iniziare a fare molti round di kick and block, quindi poi magari cambiare, fare anche un lavoro di esasperato per chi magari deve combattere, magari mettere 2 persone agli angoli opposti e uno al centro e tutti e 2 calciano a turno e quello al centro deve bloccare e rispondere a tutti e 2. Questo è un altro lavoro che facciamo sempre di sparring, diciamo sparring condizionato come lo chiamate voi in Europa. E poi lo sparring classico lo facciamo comunque, ma anche nello sparring diamo un'impostazione legata al punteggio, cioè quando facciamo lo sparring cerchiamo di portare i punti. Perché? Perché la cosa importante nello sparring è quella di lavorare per portare i punti, perché nella Muay Thai il match principalmente sui 5 round si lavora per i punti. Poi è chiaro, se si vede che c'è una superiorità di potenza o se l'avversario ha finito la birra si va anche a lavorare per il KO, ma tendenzialmente lo sparring è importante perché in palestra non cerchiamo di metterci KO, è importante il potenziamento, lo facciamo con l'allenatore sui power, quindi sul sacco, mentre invece con i nostri compagni facciamo un lavoro di sparring veloce, esplosivo, ma ripeto, fermiamo il colpo al momento dell'impatto, quindi quando arriviamo all'impatto sul corpo dell'avversario tendenzialmente dobbiamo imparare a fermarlo ed è una cosa molto difficile che si impara vedendolo fare dai thailandesi e stando qua tanto tempo. E quindi ripeto, per chi vuole fare uno sparring ideale per la Muay Thai, per migliorare il livello di Muay Thai, dovete fare alla nausea kick and block, quindi calcio, blocco, blocco, calcio, risposta, calcio, blocco, che è il lavoro tipico che fanno i thailandesi. Poi dovete fare segmentare, quindi magari un Muay Mat contro uno fa il Muay Mat, uno fa il Femur, round dopo quello che ha fatto il Muay Mat fa il Femur, quello che ha fatto il Femur fa il Muay Mat. Quindi uno attacca, uno difende, se volete chiamarla così, quello che difende mette i calci medi in difesa, quindi fa un movimento di footwork, scusate non mi viene in italiano, indietro, cammina indietro e mette dentro i calci medi, quindi per fare punti. L'altro cerca le braccia, cerca il KO. Questo lavoro poi viene ovviamente seguito anche da un lavoro di sparring libero, come abbiamo detto, però sempre dove prediligiamo comunque un lavoro di tattico, quindi se sono più alto nello sparring libero cerco di aspettare il mio avversario e di rispondere, bloccare e rispondere ai suoi colpi o comunque di anticiparlo con i pugni e poi con i calci e mettere dopo i calci, però se sono più piccolo ovviamente devo cercare di andare sotto, devo fare un lavoro diverso, però tutto questo quello che facciamo in sparring, se l'argomento penso di averlo intuito, a differenza di quello che vedo in Olanda, in Europa in generale, non lo facciamo finalizzato a picchiarci, ma lo facciamo sempre finalizzato a lavorare con la testa, quindi a lavorare sulla tattica, perché se impariamo a lavorare con la testa e quindi a lavorare tatticamente in sparring, poi lo faremo anche nel match. Quello che dico sempre, e chi è stato qua lo sa perfettamente, che la Muay Thai è uno sport da combattimento, ma alla fine è una partita a scacchi, soprattutto nei 5 round. Se sbaglio la tattica e faccio una cagata, un errore tattico qualsiasi, rischio di perdere il match. E quindi la tattica è molto importante, conoscere chi ho di fronte è molto importante, quindi in sparring noi vediamo il nostro avversario, a seconda lo cambiamo, quindi ci passiamo, tutti i ragazzi si passano, anche i campioni si passano con quelli che sono arrivati il giorno prima, perché serve anche quello, perché ecco una cosa ancora che mi viene in mente è questa, a volte si fa sempre livelli alti, poi magari si fa con un ragazzino che è appena arrivato, un ragazzo che è appena arrivato dal Kazakistan, dalla Norvegia, che porta dei colpi strani e che non li vedo, quindi
Come faccio a imparare a vederli? Esattamente provando a lavorare anche con lui. Bisogna stare attenti perché si fa male sempre con i principianti, e quindi con i principianti, anziché andare a ruota libera, cercare di già prevedere il fatto che il calcio può tirarmelo nelle palle piuttosto che già prevedere il fatto, quindi cercare con il principiante di contenerlo, di lasciarlo lavorare, e poi di contrarlo con magari dei colpi per fargli sentire che i colpi ci sono e che quindi deve proteggersi, però sempre con intelligenza. Quindi la base di tutto è Bao Bao, quindi per me lo sparring deve essere sempre efficace, veloce, rapido, intelligente, ma Bao Bao, quindi i colpi non devono essere... Bao Bao forse non è il termine corretto perché significa piano, ma deve essere leo leo, ma deve essere... no, Bao Bao significa con un po', ecco, non mi viene la parola in italiano, in scioltezza, ecco, in scioltezza come dicevamo ai tempi in Italia, scioltezza sì, però scioltezza, cioè veloce, efficace, l'importante è fermare Bao Bao alla fine, quindi non scaricare tutta la potenza sul compagno di palestra, in modo da poter lavorare, da poter proseguire, da non farsi male, che è la cosa più importante quando si fa sparring. Male ce lo dobbiamo fare solo quando ci pagano, quindi solo durante i match. Gratis non facciamoci male, che non vale la pena. E soprattutto se ci facciamo male in palestra poi rischiamo di non poter fare il match. Quindi toglietevi dalla testa tutte le puttanate di quelle palestre dove fanno lo sparring con i gomiti scoperti. Quelli lì sono dei matti, sono dei pazzi scatenati, e molto probabilmente sono degli amatori, no? Assolutamente non sono sicuro al 100% che non lo fanno i professionisti, probabilmente lo fanno i ragionieri, i panettieri, che non possono magari combattere, in palestra si menano con i gomiti scoperti, ma è una puttanata. Poi se si divertono a farlo, che lo facciano, ma ovviamente se volete essere dei professionisti, volete diventare dei campioni, concentratevi nel fatto che ci si fa male in questo sport, ma quando si combatte, ovviamente quando si combatte l'obiettivo è far più male possibile all'avversario, sempre con intelligenza. Quando ci si allena si simula sempre il combattimento, ma con intelligenza, e quindi si fa tutto bene, velocemente, ma si fermano i colpi per evitare di far male all'avversario. E ripeto, mettete tutte le protezioni, noi mettiamo di tutto, ginocchiere comprese. Le ginocchiere sono una cosa che molti sottovalutano, invece sono fondamentali, perché in questo sport, primo perché ci sono le ginocchiate, e poi perché capita spesso di incrociare due calci e di farsi male, quindi è importante avere tutto, conchiglia, paradenti, eccetera, eccetera. Che dire altro? Ancora per quello che riguarda il clinch, un'altra cosa anche bella da fare è quella di lavorare con compagni di palestra di diversa formazione, quindi probabilmente quelli che fanno Muay Thai pura sono un po' infastiditi da fare con quelli che fanno K1 e viceversa, anche i thailandesi sono infastiditi da fare con chi fa, che ormai è sbagliato. Bisogna imparare a lavorare con tutti gli stili, perché solo così si abitua l'occhio a vedere qualsiasi tipo di colpo. E per finire, la cosa importante e fondamentale è capire che lo sparring si fa per l'occhio, non per abituarsi a prendere botte. Poi per abituarsi a prendere botte ci sono dei lavori finalizzati. Noi per esempio facciamo il lavoro sulla pancia, quindi lavoriamo con un colpo forte sulla pancia di pugno, un colpo forte di calcio sulla pancia, ma è finalizzato, cioè l'avversario lo sa, teniamo le braccia alte e ci serve per imparare a non abbassare le braccia sui colpi, ma a prendere soltanto, a lavorare solo con la pancia, eventualmente con i blocchi. In quel caso, quando facciamo quel tipo di lavoro, lavoriamo con la pancia, quindi con gli addominali, e ci aiuta a imparare ad avere non gli addominali forti, perché gli addominali forti servono relativamente, cioè servono, ma è come avere, quando io parlo degli addominali faccio sempre questo esempio, dico, è come avere una porta blindata, un cavò, e non chiuderlo. L'importante è imparare a chiuderlo al momento giusto. Se io ho il cavò di una banca e lo chiudo 5 minuti dopo che sono arrivati a farmi la rapina, sono un coglione e mi rapino. Io devo saperlo chiudere, non è importante che ho il cavò più potente del mondo se lo tengo aperto. Quindi quando facciamo quei lavori in coppia, quindi che ci prendiamo a pugni forti sulla pancia, pugni e calci sulla pancia, quindi magari un tip e un pugno destro e un tip a turno, lo facciamo invitando il compagno a picchiare il più possibile, il più forte possibile, perché cosa facciamo? In quello facciamo il lavoro di chiusura, impariamo a chiudere al momento giusto. Ovviamente
vedo quei video dove fanno questo lavoro sulla faccia, dove il maestro picchia sulla faccia, sono dei pazzi scatenati. Queste cose lasciatele fare a questa gente che probabilmente è lontana anni luce dal professionismo e fa questo per fare i video e fare le visualizzazioni su YouTube, non lo so, perché è un coglione e gli piace picchiare i suoi allievi, i suoi studenti, io non lo so, comunque io da studente dico la verità che un maestro del genere meriterebbe una coltellata, perché picchiarsi in faccia o picchiarsi addirittura anche il fatto di picchiarsi sulle gambe per farsi a cosa serve? Per fare in modo che resisti? Se non serve assolutamente a niente, ragazzi, i colpi bisogna imparare a bloccarli. L'unico posto dove serve picchiare è sugli addominali, dove invece si bloccano con gli addominali, quindi non si abbassano mai le mani nella Muay Thai perché ci sono i gomiti, e quindi abbassare le mani invita l'opponent, soprattutto se è un thailandese, a fare una finta, a mettergli un gomito e chiudere il match. Quindi le mani vanno sempre alte. Noi lavoriamo molto sulla difesa, siamo un po' ossessionati dalla difesa perché il nostro obiettivo nel preparare i ragazzi è prepararci per vincere, ma con meno danni possibili. Se dobbiamo farci del male, tendenzialmente tra farci tanto male e rinunciare alla vittoria, magari facciamo anche che rinunciarci, perché per me l'obiettivo principale dei ragazzi è vincere facendosi meno male possibile. Poi è ovvio, il male ci si fa sempre, è la parte del mestiere, però prevalentemente in palestra è follia farsi del male, quindi già ce lo facciamo nel match e anche lì cerchiamo di contenere al massimo le possibilità di farci male, quindi maniaci della guardia alta eccetera, e soprattutto in clinch e soprattutto in sparring in palestra lavoriamo su questo, quindi tutto lo sparring di forza, i giochi di forza, le puttanate per mettere i video su Facebook, mi metto il dito, questo cazzo di dito, e vi dico attenzione, evitate chi fa queste schifezze perché si fanno solo male e non sono professionisti. I professionisti si fanno male quando sono pagati. Quindi, e ancora cercando di farsene il meno possibile. Quindi, ritornando a bomba e concludendo, come fare un ottimo sparring? Segmentate, quindi dividete, kick block, poi fate uno attacca, uno difende, quindi Muay Mat, Fimeux, poi fate ancora kick block all'infinito, poi potete fare kick block col doppio calcio e blocco, quindi libero, non sono tecniche, libero, io devo portare 2 calci, tu devi bloccare e rispondere con 2 calci, che può essere sinistro o destro, tutti i lavori liberi che quindi sono sparring, però sono degli sparring con delle regole, quindi frammentati, in modo tale che se io ho l'abitudine a portare sempre certi colpi, imparo a farne altri, perché se no alla fine nello sparring faccio quello che so fare meglio che quello che faccio nel match. Se voglio crescere devo imparare a fare altro. Poi, come vi ho già detto, se lavori di forza li facciamo sulla pancia, quindi sugli addominali, sempre in sparring, però come ho detto anche lì con delle regole. E poi c'è lo sparring di pugilato che facciamo regolarmente, tanto quanto facciamo lo sparring di Muay Thai, dove lavoriamo solo con i pugni, e lì ci sbizzarriamo con i pugni, ma tendenzialmente nello sparring di Muay Thai i pugni ne portiamo pochi, li portiamo ovviamente perché come voi sapete perfettamente nella Muay Thai quello che dà la maggior parte dello scoring del punteggio sono i calci medi, quindi anche i low kick li portiamo, ma tendenzialmente portiamo i calci medi. I calci medi intendo, per capirci, qua è un calcio medio, tutta la parte del corpo, la faccia tendenzialmente la facciamo, ma tiriamo i calci in faccia, ma tendenzialmente tiriamo al corpo, perché comunque il calcio al corpo è quello più considerato dai giudici di gara, anche se arriva sulle braccia, che lo sapete tutti, quindi anche quando arriva sulle braccia comunque il calcio al corpo è un calcio a segno nella Muay Thai. Certo, se arriva sulle costole, se arriva nel corpo vero e proprio, è ovvio, è il calcio, è il re dei calci, è quello che dà più. Qual è il punto più forte nel kick, che per questo lavoriamo nel kick and block? È bloccare il calcio dell'avversario e rispondere e entrargli dentro nelle coste. Quello è il pugno, è il colpo più forte che potete fare, quindi è quello che dà ai giudici modo di vedere che c'è una netta superiorità. Quindi se bloccate e entrate se bloccate i calci dell'avversario e entrate, o evadete i calci dell'avversario, quindi li schiviate e entrate col vostro calcio immediatamente eludendo il suo blocco, questo è un colpo fortissimo. Per questo è molto importante nello sparring lavorare tantissimo segmentando e quindi tantissimo sul kick and block. Noi lo facciamo alla nausea, chi è venuto qua lo sa. Bene,
richiedetemi se ci sono altri argomenti, se non sono stato chiaro o ho omesso qualcosa, chiedetemela, mandatemi il fanculo in privato e in pubblico, non c'è nessun problema, perché magari ho interpretato male la richiesta, però questo è quello che posso dire riguardo allo sparring, ovviamente. Poi sapete, noi non abbiamo tutte le risposte, anzi ne abbiamo sempre molto poche rispetto a quello che vorremmo avere. Però ascoltiamo tutte le domande e siamo sempre disponibili a trovare una risposta, a trovare una soluzione eventualmente a un problema tecnico, funzionale o di qualsiasi genere, perché questo è quello che ci piace fare. E quindi da bravi studenti studiamo sempre formule nuove per allenarci meglio e per migliorare. Iscrivetevi al mio canale, ricordate sto cazzo di dito che vi segue, iscrivetevi al mio canale, siete sempre di più, però dovete essere ancora di più. Più siete, più vi faccio video e più vi scassi i coglioni che vi racconto qualcosa sulla Muay Thai. Fate i bravi, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi, ciao, viva la Muay Thai!